Ciao e benvenute e benvenuti su Green Tech Tales. Io sono Valeria, sono una sviluppatrice ma anche public speaker, vado alle conferenze a parlare di sostenibilità e di impatto ambientale del mondo tech. Qui su Green Tech Tales vi porto delle notizie, delle risorse, dei risultati di ricerche scientifiche e da qui partiamo per capire dove siamo nel mondo tech quando si parla di sostenibilità e di impatto ambientale. Oggi, come sempre, due notizie e torniamo a parlare di nuovo di intelligenza artificiale. Torniamo a parlare di intelligenza artificiale perché questa settimana sul fronte sostenibilità e modelli, intelligenza artificiale e quant'altro abbiamo avuto delle notizie particolarmente frizzanti e quindi dovevo assolutamente parlarvene. La notizia di cui parliamo oggi infatti riguarda un'azienda francese, ovvero Mistral AI, è diciamo una delle aziende più importanti a livello europeo che si occupa di large language models, che ha fatto qualcosa che nessun'altra azienda aveva mai fatto, ovvero ha pubblicato il primo life cycle assessment di un modello di intelligenza artificiale. Per prima cosa, che cosa si intende per life cycle assessment, che potreste trovare scritto anche come LCA, che è diciamo il suo acronimo, o in italiano analisi del ciclo di vita. Sostanzialmente è uno standard internazionale che è regolamentato da diverse norme ISO, ve l'elenco qui così se volete andare a leggervele siete curiosi, le trovate, e questo metodo permette sostanzialmente di quantificare i potenziali impatti sia sull'ambiente che sulle persone che un bene o servizio possono avere, partendo dal rispettivo consumo di risorse, emissioni, materiali necessari e quant'altro. È una metodologia non particolarmente recente, infatti è stata sviluppata tra gli anni 70 e gli anni 90 e con metodologie abbastanza diverse da quelle odierne. Ma redigere l'analisi del ciclo di vita di un prodotto, di un servizio, significa andare a fondo su quello che comporta la creazione e poi la condivisione, quindi l'utilizzo di un prodotto o di un servizio, e averlo fatto sui loro modelli di intelligenza artificiale e averlo scritto nero su bianco è qualcosa che nessuno aveva mai fatto, nessuno si era mai esposto così tanto. Infatti anche nelle puntate precedenti abbiamo parlato molto spesso del problema della trasparenza quando si parla di intelligenza artificiale. Ebbene, questa azienda francese ha detto: stiamo ascoltando quello che è uno dei problemi di cui si parla maggiormente quando si sente parlare di modelli, intelligenza artificiale e quant'altro, e quindi proviamo a buttare giù questa analisi del ciclo di vita dei nostri modelli. Per chi non lo sapesse, comunque Mistral AI è un'azienda francese che è stata fondata nel 2023, quindi qualche anno fa, e nel report loro dicono che hanno cominciato a calcolare e ad analizzare i loro prodotti circa 18 mesi fa, quindi un anno e mezzo fa. Hanno lavorato all'analisi del ciclo di vita non da soli, si sono fatti dare una mano da delle aziende di consulenza che si occupano di sostenibilità ambientale come Hablo e Resilio, ma non solo, si sono fatti dare una mano e supportare anche da enti governativi, tra cui l'Agenzia francese per la transizione ecologica. E su cosa si sono soffermati nella loro analisi. Hanno recuperato delle informazioni legate a tre principali problematiche quando si parla di sostenibilità, ovvero le emissioni di gas serra, il consumo di acqua e anche il consumo dei materiali. Hanno analizzato 7 step che possono essere classificati nelle tre fasi principali di un modello, ovvero l'infrastruttura, il computing e poi l'utilizzo effettivo da parte degli utenti dei modelli. Alcune di queste fasi sono ad esempio la costruzione dei data center, l'embodied impact dell'hardware, ma anche il training e la fase di inferenza di un modello, e vedremo tra un attimo perché il fatto che abbiano unito queste due fasi sia qualcosa di estremamente particolare che pone un po' più di domande di quante risposte effettivamente ci abbia dato questo report. In questa prima analisi possiamo facilmente vedere anche a livello grafico che la maggior parte dei consumi di acqua e delle emissioni di gas serra in realtà avvengono nelle fasi di training dei modelli e nelle fasi di inferenza. Un'altra delle fasi che ha ovviamente maggior consumo di materiali è quella che riguarda gli impatti che ha la costruzione, il trasporto e poi il riciclo dell'hardware. Ma in generale se dobbiamo identificare una fase che ha il maggiore impatto ambientale siamo sicuramente nella fase di training
e nella fase di inferenza, che come dicevamo prima è qualcosa di estremamente particolare, il fatto che le abbiano unite. Non abbiamo una spiegazione, però per il momento ce la facciamo andare bene così e cerchiamo di capire perché in realtà è un problema avere queste due fasi diciamo sullo stesso piano. Oltre questa analisi legata a questi 7 step, hanno condiviso anche dei dati relativi all'impatto marginale di generare, hanno fatto l'esempio, una pagina di testo che hanno associato più o meno a 400 token. Che cosa si intende per impatto marginale legato all'intelligenza artificiale? Per impatto marginale in questo caso ci si riferisce all'impatto ambientale che può essere prodotto da una singola risposta generata dal modello. Quindi sostanzialmente prendete, non so se avete mai utilizzato uno dei loro modelli, ma sicuramente la maggior parte di voi avrà usato ChatGPT, immaginatevi che l'impatto marginale corrisponde a quell'impatto che ha a chiedere al modello qualcosa e il fatto che il modello debba rispondervi. Quindi sostanzialmente abbiamo quanta CO2, quanta acqua e quante risorse vengono consumate per ciascuna nuova operazione di questo tipo, esclusi i dispositivi degli utenti. Ora, al netto dei numeri su cui non voglio soffermarmi, e il motivo principale per cui non credo sia utile soffermarci su questo canale, ma in generale, è il fatto che non è stata condivisa nessuna metodologia e nessuna ipotesi legata a come hanno appunto calcolato questi numeri, quindi sarebbe un po' fare una caccia a ma il numero è giusto e il numero è sbagliato, non abbiamo abbastanza informazioni e prendere dei numeri così fuori contesto in realtà ha molto poco senso, anzi prendere i numeri tirati fuori così con qualche informazione ma senza alcuna metodologia o alcuna spiegazione da dove arrivano quei numeri sostanzialmente ci pone più domande di quante risposte possiamo darci. Alcuni dei problemi legati a questa analisi, partiamo prima dai lati negativi e poi andiamo a vedere i lati effettivamente positivi perché tranquilli ce ne sono. Tra i lati negativi sicuramente abbiamo il fatto che in questa analisi non viene minimamente nominata alcuna informazione legata al consumo energetico e questo è un grosso problema in realtà. Manca un'informazione estremamente importante per questo tipo di analisi, però speriamo che possano riportarla magari in futuro o quando magari andranno a rivedere questa analisi o a completare i punti mancanti. L'altro punto è il fatto che hanno unito nell'analisi le fasi di inferenza e le fasi di training. Come dicevamo prima, non abbiamo una spiegazione, ma perché è un problema? Perché sarebbe molto importante avere le due fasi separate, soprattutto perché in questo modo andremo a capire un pochino meglio quale tra queste fasi in realtà ha un impatto maggiore, perché sappiamo abbastanza bene che sia le fasi di inferenza che le fasi di training hanno un enorme impatto ambientale, ma hanno un peso diverso e sarebbe abbastanza importante e utile avere queste due fasi appunto separate. Quindi dicevamo, al netto dei numeri che non staremo ad analizzare, questo tipo di analisi è un passo in avanti enorme ed è un'ottima notizia che mette un ponte tra il tema dell'impatto ambientale e la sostenibilità e l'intelligenza artificiale, come abbiamo visto anche nelle altre puntate. Quindi dicevamo, al netto dei numeri ci sono alcuni punti che vorrei sottolineare e in primis il fatto che nell'analisi hanno riportato alcuni dei fattori che fanno la differenza sull'impatto ambientale di un modello. Il primo è dove i data center sono situati. Infatti loro hanno specificato che i dati che hanno messo sono riferiti ai loro data center che sono localizzati in Francia e in Francia utilizzano moltissimo l'energia rinnovabile, quindi dell'energia pulita, che ha una carbon intensity molto più bassa rispetto a altre parti del mondo. Il secondo punto è il fatto che l'impatto di un modello è estremamente correlato alla sua grandezza, quindi utilizzare dei modelli che siano estremamente specifici o comunque che abbiano una dimensione adatta al loro utilizzo aiuta a mitigare l'impatto ambientale del modello stesso. Quindi qui è estremamente importante scegliere i modelli giusti per ciò che dobbiamo fare. L'ultimo punto è il fatto che comunque l'inferenza è una delle fasi chiave legate ai modelli di intelligenza artificiale e quindi di conseguenza è un punto abbastanza importante
anche per l'analisi del ciclo di vita. E quindi torniamo al fatto che è particolare che abbiano sottolineato questo, ma poi abbiano messo l'inferenza insieme alla fase di training. Però, ripeto, non possiamo darci una risposta. Un punto che la community di persone che si occupano di sostenibilità, ma anche che si occupano di intelligenza artificiale, che non è andato proprio giù, è il fatto che comunque anche gli utenti finali possono dare una mano a ridurre l'impatto ambientale dei modelli stessi. E qui diciamo che questa affermazione è abbastanza, come dire, è un po' tirata, perché diciamo la colpa maggiore dell'impatto ambientale dei modelli non è proprio degli utenti finali, ma dovrebbe, diciamo, partire un pochino prima. Quindi, per chiudere questa prima parte del video, l'analisi che Mistral AI ha condiviso in realtà è qualcosa di estremamente importante, sia per chi si occupa di sostenibilità, sia per chi si occupa di intelligenza artificiale, perché apre la discussione, in primis, e poi perché potrebbe essere l'inizio di una trasparenza maggiore legata ai modelli. Quindi possiamo tranquillamente immaginare che altre aziende che vogliono, diciamo, stare al passo rispetto a quello che sta succedendo nell'ambito dei large language models potranno stilare anche loro dei life cycle assessments o comunque condividere qualche informazione in più legata all'impatto ambientale dei loro modelli. Sicuramente, se ci saranno aggiornamenti, ve li porterò qua sul canale, e se verrà condiviso un altro life cycle assessment ne parleremo, e se ci saranno aggiornamenti legati al life cycle assessment di Mistral AI o spiegheranno un pochino meglio come mai hanno messo la fase di training insieme alla fase di inferenza, ne parleremo in un prossimo video. Quindi passiamo alla seconda notizia della giornata e torniamo in Asia, nello specifico in Cina, dove è successo qualcosa che ha dell'ironico, sembra quasi una barzelletta. Infatti in Cina negli ultimi 15-20 anni sono riusciti a rendere l'aria più pulita, ma dall'altra parte hanno accelerato il riscaldamento globale. Infatti in Cina negli ultimi 15-20 anni hanno applicato diverse politiche che permettessero di ridurre le emissioni legate agli aerosol. Cosa sono gli aerosol? Sono delle minuscole particelle solide o goccioline liquide che sono sospese nell'aria. Non si tratta solo di sostanze legate all'attività dell'uomo, ma anche legate ad attività naturali. Infatti esistono diversi tipi di aerosol, suddivisi diciamo in due categorie principali, quelli naturali e quelli antropogenici, dove quelli naturali sono derivanti ad esempio dal fumo degli incendi boschivi, ma anche dalla polvere vulcanica, ma anche dal sale marino proveniente dal movimento delle onde, e poi quelli antropogenici, quindi quelli dovuti dalle attività dell'uomo, che sono principalmente particelle provenienti dall'inquinamento atmosferico e fuliggine dovuta alla combustione di carburanti fossili o biomasse. Quindi questi aerosol hanno chiaramente degli impatti negativi, ma sono già presenti nel nostro pianeta in forma naturale. Ovviamente l'attività dell'uomo ha complicato solo le cose, come sappiamo fare benissimo. E cosa è successo? Negli ultimi 10-15 anni la Cina è riuscita a ridurre le emissioni, nello specifico di anidride solforosa, circa del 75%. La riduzione però di queste particelle ha avuto appunto un lato estremamente negativo. Infatti questo tipo di particelle ha un effetto rinfrescante sul nostro pianeta, e questo sembra praticamente ironico, perché l'inquinamento dell'aria causato da, ad esempio, utilizzo di combustibili fossili riesce a rinfrescare il nostro pianeta. Vi lascio uno schemino che rappresenta benissimo quello che succede quando vengono appunto emesse queste particelle nell'aria, e il loro potere, diciamo, di respingere la luce solare e di assorbirla. E quello che fanno appunto è quasi l'opposto di quello che fanno i gas serra, perché intrappolano il calore più vicino possibile al nostro pianeta. Ora, si noti bene che non stiamo dicendo meglio l'aria inquinata che appunto le temperature che si riscaldano ancora di più di quanto stiano già facendo, ma ci porta sicuramente a fare una riflessione. In primis il fatto che le attività che l'uomo può fare per contrastare il cambiamento climatico e ripulire l'aria in realtà hanno delle conseguenze,
e che ci sono delle dinamiche naturali alle quali le scelte dell'uomo devono sottostare, come ad esempio in questo caso abbiamo avuto un lato positivo, quindi la pulizia dell'aria in un certo senso, e poi un altro problema dall'altro lato. Uno dei lati negativi che vengono sottolineati nello studio, che poi vi lascio nei link della puntata, è il fatto che queste pratiche di pulizia dell'aria pian piano verranno applicate in altri posti del nostro pianeta, non solo in Cina o in alcune parti dell'Asia, e conseguentemente potremmo assistere ad una riduzione di queste particelle nell'aria, di conseguenza ad un riscaldamento climatico che potrebbe diventare ancora più veloce di quanto abbiamo già riscontrato oggi. Quindi, detto questo, il punto è che dobbiamo sempre valutare, diciamo, l'immagine più completa possibile, oppure si rischia di migliorare qualcosa a discapito di un'altra, e soprattutto per limitare quelli che sono gli impatti del cambiamento climatico andrebbero valutati degli approcci che considerino più sfaccettature di questo problema stesso, tra cui appunto la qualità dell'aria e le riduzioni delle emissioni di gas serra e quant'altro. Io per oggi ho finito e spero come sempre che le notizie le abbiate trovate utili. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, campanellina, mettete like, mandate ad amici, parenti, vicini di casa e ci vediamo alla prossima settimana.